invito oggi a fare un gesto audace. Vai in agenzia, fatti proporre degli immobili e quando si parla di prezzo rispondi con determinazione: non si preoccupi, non ho problemi di budget perché intendo investire senza soldi. È una provocazione, ovviamente, avrai però sicuramente sentito parlare di comprare, investire, operare senza soldi. Infatti la frase senza soldi porta con sé un'efficacia trasversale in diversi settori, ma soprattutto nell'immobiliare, che per sua natura ha bisogno di capitali importanti. Pensa anche all'appartamento più piccolo che ti venga in mente. Comunque costerà almeno diverse decine di migliaia di euro. Ma voglio affrontare subito la domanda più spinosa. È davvero possibile fare delle operazioni immobiliari senza soldi? La risposta ti stupirà, perché la risposta è sì, è possibile farlo. Tuttavia il punto non è se sia possibile o meno, ma il messaggio che questa prospettiva trasmette. L'idea di acquistare casa senza soldi è un'illusione che ti vende la fine di un percorso come se fosse l'inizio, come se fosse facile comprare, investire senza soldi. Ma permettimi di dirti che operare nell'immobiliare può essere tutto tranne che facile. Facile, infatti, è qualcosa che puoi fare subito, con poca o addirittura zero esperienza. Semplice invece è ciò che dal complesso viene tradotto nell'essenziale. E ciò richiede tempo, impegno, fatica e, tieniti forte, anche soldi. E parlando di soldi, torniamo al nostro amato investire senza soldi. Questo messaggio è chiaramente rivolto a chi è all'inizio, ma il rischio di abbracciare un messaggio del genere è che potrebbe spingerti a fare delle scelte rischiose, mettendo a rischio decine, a volte anche centinaia di migliaia di euro. Mi ricordo di Alberto che mi chiamò per una consulenza purtroppo soltanto dopo aver già chiuso un'operazione in cessione di preliminare. Aveva lasciato una piccola capanna, un'operazione quasi senza soldi. Sembrava tutto fantastico finché non mi spiegò nel dettaglio l'operazione. Era la prima proposta che faceva in assoluto. Gli era stata subito accettata. Già questa è una cosa a mio avviso preoccupante. Gli era stata infatti accettata subito perché comprava ad un prezzo eccessivamente alto. Per questo gli avevano passato la cessione del preliminare. L'agenzia inoltre gli aveva promesso di rivendere a un prezzo altrettanto eccessivo qualora avesse ristrutturato l'appartamento. Si imbarcò in una ristrutturazione completa. Non riuscì poi a rivendere. Ci andò a perdere un sacco di soldi. Confondere il facile con il semplice può essere molto pericoloso. Per me adesso può anche essere semplice chiudere un'operazione in cessione di preliminare, ma ci ho messo del tempo ad arrivarci. Di sicuro non è stato facile. Ma torniamo alla nostra frase preferita di oggi, il senza soldi. Spogliata di tutti i valori legati alla casa, l'attività di trading immobiliare non è altro che commercio. Con grossi capitali, sì, ma pur sempre commercio. Acquisti un prodotto per rivenderlo a un prezzo superiore. Non c'è commercio se non c'è denaro. Stesso discorso se ti finanziano. Qualcuno alla fine dovrà pur mettergli questi soldi. Si sente anche dire che i soldi non devono mai essere un problema. È una frase vera a metà. I soldi sono un problema, e come? Soprattutto all'inizio. È difficile fare operazioni senza soldi e le opportunità sono limitate rispetto a chi ha risorse finanziarie. La mia prima operazione l'ho fatta non solo in cessione di preliminare, ma anche facendomi finanziare da terzi i pochi capitali richiesti. Questo per dirti quanto potevo essere a zero, quanto può essere difficile all'inizio. L'altro lato di questa verità è che però i soldi affluiscono sempre dove c'è valore. Se diventi in grado di creare e trasmettere valore, in seguito i soldi non saranno più un problema. Ti racconto questa volta una storia di una vera operazione senza soldi di un'altra persona che ho seguito, Luigi. Propose di frazionare l'appartamento di una persona che sapeva voler vendere, quindi non passò neanche da un'agenzia. Non ci mise un euro, pagò tutto il proprietario. Vide l'operazione, analizzò i prezzi di rivendita, studiò il frazionamento. Seguì tutta la pratica e seguì tutta la ristrutturazione. Si occupò alla fine anche personalmente della rivendita. Molte persone non arrivano neanche a vedere un'operazione di questo tipo, figurarsi portarla a compimento. Un'operazione che gli fruttò quasi 50.000 euro. Puoi arrivare a queste competenze. L'immobiliare è un percorso. Non scambiare però la fine del percorso con l'inizio. Non confondere il facile con il semplice. Sono due cose completamente diverse. E se ti serve una mano a rendere tutto più semplice, scrivimi pure un'email all'indirizzo che trovi in descrizione. Metti like, iscriviti al canale, attiva le notifiche per essere sempre aggiornato, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Come sempre ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video.